Ciao. Allora, prima di tutto ricordati questo. Il Concilio di Trento è stata una tappa fondamentale nella storia della Chiesa cattolica. Una tappa lunga e complessa. Il Concilio di Trento infatti dura, tra un'interruzione e l'altra, ben 18 anni, e cioè dal 1545 al 1563. Ricordati bene, 45-63. Ma se ti chiedono perché viene convocato il Concilio di Trento, tu che rispondi? Beh, tu rispondi che il Concilio di Trento è una reazione della Chiesa cattolica alla riforma protestante. Va bene? La riforma protestante aveva rotto l'unità dei cristiani e minacciava il ruolo e l'autorità della Chiesa cattolica, che quindi decide di riorganizzarsi, no? Di riformarsi anche lei, in un certo senso. Già, ma come, ti chiederai? Aprendosi ai temi e ai problemi che avevano posto i protestanti o chiudendosi e serrando i ranghi? In realtà in tutti e due i modi, perché nel concilio sono presenti entrambi le anime, quella più, diciamo così, progressista, la cosiddetta riforma cattolica, e quella più conservatrice, la cosiddetta controriforma. Anche se poi questo termine nascerà solo in epoca illuminista per mettere in cattiva luce la riforma cattolica. Bene, ti dico subito che alla fine prevale la tendenza controriformista. Ma andiamo con ordine. Il concilio lo puoi dividere in 3 fasi. La prima fase, sotto il pontificato di Papa Paolo III, va dal 45 al 49. In questa fase viene stabilito, tra le altre cose, che l'unica Bibbia autorizzata dalla Chiesa è la Vulgata, ovvero la traduzione latina fatta da San Girolamo nel V secolo, della versione greca ed ebraica. La seconda fase va dal 1551 al 1552, sotto Papa Giulio III. In questo periodo vengono emanati decreti sull'importanza dei sacramenti, dell'Eucaristia e della penitenza. Ricordati di dire che il concilio viene interrotto per la guerra tra l'imperatore Carlo V, difensore del cattolicesimo, e i principi protestanti. La terza e ultima fase del concilio inizia nel 1562 sotto Papa Pio IV. A questo punto la speranza di qualsiasi ricomposizione della frattura con i protestanti è svanita. L'ordine dei Gesuiti, guardiani dell'ortodossia cattolica, è sempre più forte. E il concilio si impegna e si schiera in modo chiaro nella lotta contro l'eresia. Viene riaffermata con decisione la dottrina cattolica del culto dei santi, delle reliquie e delle immagini sacre. Tutti aspetti negati dalla riforma protestante. Allora, in sintesi, dal Concilio di Trento viene fuori una Chiesa più organizzata e dogmaticamente compatta. L'espressione perfetta della Chiesa tridentina è l'arte della controriforma, grandiosa, ricca, ammonitrice, teatrale, barocca. Sono stato chiaro? Hai capito? E se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.